Ciao a tutti e bentornati sul canale Gaudenzi Guitar. Oggi smonteremo e analizzeremo una chitarra molto interessante, la Sire L7. Iniziamo! Ciao a tutti, sono Mauro, il liutaio della Gaudenzi Guitar. Prima di proseguire vi ricordo di mettere un like se vi piacciono questi tipi di contenuti e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Tempo fa ho analizzato sempre della Sire il modello semilistrato, vi metto il link in descrizione. Quella chitarra in particolare mi aveva davvero stupito sia per la suonabilità sia per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Vediamo ora se anche il modello L7 sarà all'altezza delle mie aspettative. Nell'occasione analizzeremo una L7 White e una Tobacco Sunburst, strumenti che possono essere un'opzione per chi cerca un modello simile Les Paul ad un prezzo accessibile. Fatemi sapere nei commenti la vostra opinione su questa chitarra, se vi è piaciuta o che esperienza avete avuto. Alla fine del video farò le mie considerazioni dei pregi e dei difetti di questa chitarra, ma ora iniziamo con l'analisi. La Sire S7 LR Carlton è una chitarra elettrica che si ispira alla Gibson Les Paul ma con dettagli e un design moderno che la rendono più agile e performante. Infatti già notiamo dal peso non eccessivo di 3,6 kg, 3,7 kg che è progettata per essere comunque una chitarra maneggevole. L'allineamento dei tasti è molto buono, non si notano dislivelli particolari. Il diapason è il classico Gibson da 24-75 pollici e da 22 tasti. Dalle specifiche del sito indicano che sono dei medium jumbo. Passando la mano lungo il bordo della tastiera si avverte abbastanza il tasto, non tanto il pizzicare dell'estremità, quanto appunto l'altezza del tasto stesso. Il tasto è ben levigato e sembra addirittura battuto fino a quasi incassarsi leggermente sul binding per poter accompagnare la curvatura del bordo. Ora osserviamo attentamente le particolarità del body. Il disegno è leggermente modificato rispetto a quella di una Gibson. Anzitutto la spalla mancante è alla fiorentina, cioè appuntita e non arrotondata come la Les Paul. Sempre sul retro della spalla mancante presenta un'ampia smussatura che si collega sinuosamente con la spalla superiore per poter suonare comodi e senza problemi fino all'ultimo tasto. A completare l'ergonomia da notare anche il bordo del retrobody molto più arrotondato della media. Da questo modello possiamo vedere che il body è composto da un top in acero ed il back in mogano. Questo mogano però è talmente tinto che è difficilissimo capire quanti siano i pezzi, sembrerebbero 3. Anche lo stacco tra i due legni è veramente difficile mostrarvelo con la fotocamera, però posso dirvi che sulla spalla l'acero ha uno spessore di 12 mm e probabilmente 15 nel punto più alto all'altezza del ponte, mentre il mogano è 35 mm. In questa chitarra il top ha lo strato superiore impiallacciato con una marezzatura non troppo fitta, ma neanche rada. Si sposa benissimo con questo leggero sunburst disegnato in maniera impeccabile. Il binding è in ABS ed è ben rifinito sia sul top che sul bordo. Nella bianca presenta una leggera sbavatura, ma a mio avviso è più che accettabile. Dopotutto sappiamo che anche chitarre di valore ben più alto possono presentare sbavature anche più vistose. Ora togliamo le corde per osservare da vicino ponte, pick-up ed elettronica. Il ponte è il classico Tunomatic ad inserto largo ed è prodotto in Corea. In questo caso le viti sono passanti sul lato del ponte e sono bloccate all'interno con questi anelli a scatto. Così le sellette rimangono abbastanza salde. Oltretutto, anche se i perni ballano leggermente, quando inseriamo il ponte il tutto si blocca, così non abbiamo dispersione di vibrazione delle corde. Anche la cordiera sembra di buona fattura, è leggerissima perché è in alluminio e si incastra perfettamente sui due perni. Ora passiamo all'elettronica. Abbiamo la classica configurazione col volume al manico e il rispettivo tono e volume al ponte con il rispettivo tono. Un selettore a 3 vie, sopra pick-up manico, poi entrambi e sotto il ponte. I pick-up utilizzati sono degli humbucker Alnico 5 progettati in collaborazione con l'Harry Carlton e offrono un suono caldo e ricco con una buona risposta alle alte frequenze. Il pick-up al manico ha un suono più caldo e rotondo, mentre il pick-up al ponte ha un suono più brillante e aggressivo. Il vano è schermato. Si può notare sia l'attacco del manico sia lo stacco tra acero e mogano. Ora controlliamo che anche il pick-up al ponte abbia la schermatura. Tutto perfetto.
Ora possiamo esaminare l'elettronica e, come potete vedere, la schermatura è presente ovunque, anche nella sede del selettore e sul coperchio. Spesso nelle chitarre economiche i selettori sono a scatola chiusa, qui invece abbiamo il tradizionale toggle aperto. Smontiamo la cover dei potenziometri, ovviamente anche qui è tutto schermato e sembra essere una vernice schermante anche piuttosto spessa. Da questo punto di vista è impeccabile. I potenziometri sono made in Corea, le saldature sono ben fatte e possiamo notare che i pick-up sono a 4 conduttori. Così ci sarebbe anche la possibilità di aggiungere uno split per trasformarli a bobina singola. Per quanto riguarda il manico, prima di tutto ci sono due aspetti che vorrei sottolineare nella giunzione col body. Il primo è la caratteristica tipica delle chitarre Sire di avere sempre una finitura satinata sul manico per la massima scorrevolezza con la mano. Quindi in questo caso con il body lucido è stato curato al massimo lo stacco tra le due vernici, lo si vede ancora meglio in questo modello Sunburst. Il secondo aspetto è la giunzione del manico che non presenta il tacco come la Les Paul, ma continua dritto all'interno del body con una fresata simile all'incastro PRS. Questo particolare è utile per arrivare comodamente agli ultimi tasti. Il legno è mogano 2 pezzi con la paletta giuntato in questo punto. Nel video della Tokai Gold Top ho spiegato la tecnica di questo incollaggio, vi lascio il link in descrizione. La tastiera è in ebano, anche se è un po' troppo nocciola per essere il nero ebano africano. Qui dipende dalla varietà e dal tipo di taglio. Nella Sunburst, per esempio, è nera. Il radius è da 12, gli intarsi sono a trapezio in finta madreperla ed il binding in ABS incornicia perfettamente la tastiera e la paletta. Quest'ultima arricchita anche dal purfling e da un elegantissimo logo dorato. Il capotasto in osso è misura 43,5 mm con un'intercorda di 35, mentre per quanto riguarda lo shape abbiamo uno spessore importante al primo tasto di quasi 22 mm ed un profilo C che rende la suonabilità comoda a tutti. Ora possiamo rimontare le corde per effettuare il setup. È importantissimo effettuare sempre un setup di precisione per calibrare al meglio il capotasto, il ponte, l'intonazione e la curvatura del manico. Per regolare il manico c'è un truss-rod a doppia azione. Le meccaniche sono autobloccanti, danno una buona sensazione di stabilità e tenuta. Ora che abbiamo un quadro completo, posso confermare che questa chitarra è stata all'altezza delle mie aspettative, sia per la suonabilità sia per la cura dei dettagli. Ha raggiunto in tutto e per tutto l'obiettivo di questo progetto, cioè di essere uno strumento performante, classico e moderno allo stesso tempo. Tuttavia c'è qualche aspetto costruttivo che non mi ha convinto. Innanzitutto la tinta troppo scura che mette in ombra le venature del legno. Lo scasso del truss rod forse un po' troppo sovradimensionato, considerando che quella è una zona delicata del manico, e la forma della paletta che esteticamente non mi fa impazzire, ma questi sono gusti personali. Comunque i punti a favore sono nettamente superiori. Infatti hanno risolto con accessori e specifiche performanti i problemi che solitamente si riscontrano in chitarra di questa fascia di prezzo o addirittura superiore, come il ponte Sire Modern Tunomatic che offre una solida stabilità e le meccaniche autobloccanti. Da evidenziare anche le linee del body smussate per arrivare comodamente fino all'ultimo tasto. E ogni particolare ben studiato per avere una chitarra dal peso giusto, agile e facile da suonare. La chitarra arriva già con corde Ernie Ball di serie ed i pick-up hanno già una buona dinamica e un suono bilanciato. In sintesi è un ottimo strumento che ha tutte le caratteristiche per essere perfetto così com'è. Se volessimo customizzarlo si potrebbe aggiungere un potenziometro push-pull al tono per splittare il pick-up in single coil o addirittura, per chi vuole esagerare, sostituire gli humbucker con un set di alta fascia. Ma per quanto riguarda elettronica ed hardware terrei i suoi originali fino ad usura. Spero che questa analisi vi sia stata utile e ricordate sempre che una chitarra la si può giudicare ed apprezzare solo se settata a dovere, rispettando le esigenze di chi la suona. Grazie per aver seguito questo video, un saluto a tutti, ciao!